La domanda che vi rivolgo oggi è: può l'evoluzione dell'uomo procedere oltre la biologia? Partiamo dal 1859. Charles Darwin pubblica L'origine della specie. Dopo 5 anni di viaggio attraverso i continenti a bordo del brigantino Beagle, raccolse un gran numero di campioni che gli permise di formulare la teoria del trasformismo biologico, che mette in relazione le caratteristiche biologiche di una specie con l'ambiente in cui essa vive. Pochi anni dopo, nel 1866, Mendel pubblica i suoi studi riguardanti l'esistenza di determinanti ereditari, l'esperimento che tutti conosciamo come l'esperimento sui piselli. Mendel, intervistato da un giornalista dell'epoca, disse: «I miei studi mi hanno dato grandi gratificazioni e penso che non passerà molto tempo prima che il mondo intero riconosca l'importanza dei miei risultati». Il suo ego era enorme, però aveva ragione, perché nel 1906 la scienza che studia l'ereditarietà venne ufficialmente nominata genetica e i determinanti ereditari citati da Mendel vennero nominati geni. Fu nel 1953 che gli studiosi Watson e Crick fotografarono per la prima volta ai raggi X una molecola di DNA. In realtà non andò proprio così. Loro riuscirono a ricostruire la struttura del DNA, perché la foto la fece in realtà un'altra ricercatrice, però a loro fu assegnato il Nobel per la chimica, mentre alla ricercatrice non assegnarono nulla. Detto ciò, oggi sappiamo che piccole modifiche organiche, cioè piccole modifiche del DNA, si presentano negli individui nel tempo e tali variazioni possono essere in parte, per la legge della probabilità, vantaggiose per gli individui che le presentano. È quello che viene definito adattamento biologico. Ma per l'uomo è ancora così? Molti lo definiscono adattamento culturale. L'uomo da sempre ha una grande capacità di adattarsi agli ambienti in cui vive e ciò che per il singolo individuo può essere sfavorevole viene avvantaggiato dall'utilizzo di strumenti che possiamo definire tecnologie. E quella che vedete alle mie spalle è una tecnologia che risale a circa 2,5 milioni di anni fa. Nel Paleolitico l'uomo incomincia a costruirsi degli strumenti in pietra che gli facilitano alcune attività. Ad esempio, in questo caso, un coltello in selce che poteva essere utilizzato per tagliare la carne oppure per scuoiare gli animali e farsi degli abiti di pelle e addirittura in questo modo permettere all'uomo di andare a colonizzare quelle parti del pianeta molto fredde, che quindi erano molto svantaggiose dal punto di vista della vivibilità. Che cosa succede quindi all'uomo quando per problematiche fisiche deve comunque rimanere attivo nell'ambiente in cui vive? 1000 a.C., Egitto. Viene definito l'alluce del Cairo. È il primo esempio di una protesi. Ad un uomo a cui manca un'alluce viene fornita una protesi in legno e cuoio che gli permette di continuare a camminare normalmente. È davvero affascinante pensare che sia stata progettata 3000 anni fa. La medicina nella storia umana ha un'evoluzione esponenziale. Pensate che nel 1668 in Olanda il medico Job van Meckeren eseguì il primo innesto osseo eterologo, cioè prese il frammento del cranio di un cane e lo inserì in un difetto craniale di un soldato ferito in battaglia. Siamo nel 1600, immaginate la reazione della Chiesa. Il soldato fu immediatamente scomunicato e chiese al medico di poter estrarre questo frammento, ma non fu più possibile perché il frammento del cranio di cane si era perfettamente integrato nel cranio umano. Nel 1928 Sir Alexander Fleming, per caso, come spesso succede nei laboratori di ricerca e sviluppo, scoprì che la muffa penicillum, la muffa a forma di pennello, era in grado di inibire la crescita di alcuni microrganismi.
Oggi sappiamo che da quella muffa fu estratto e purificato il primo antibiotico, la penicillina. Da questo momento in poi lo sviluppo delle tecniche chirurgiche non ebbe più limiti. Infatti, nel 1954, a Boston, Joseph Murray eseguì il primo trapianto di reni fra gemelli omozigoti. Si trattava dei fratelli Ronald e Richard Herrick, allora avevano 23 anni. L'intervento durò 5 ore e mezza, ma fu un grandissimo successo. Questi sono solo esempi di evoluzione culturale in ambito biomedico, ma la storia moderna ci dimostra che questo tipo di evoluzione esponenziale è avvenuta su molte altre tecnologie. E forse l'esempio più così affascinante risale al 1969, precisamente il 20 luglio, quando gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin poterono passeggiare per 2 ore e mezza sul suolo lunare, un ambiente che dal punto di vista dell'abitabilità è proprio impossibile. E allora tutto sta evolvendo sul piano tecnologico, ma che cosa può comportare la mancata selezione naturale su ciò che riguarda invece l'evoluzione umana? La risposta è probabilmente niente. L'astrofisico Stephen Hawking, in un suo talk, disse: sono 10.000 anni ormai che non si registrano delle modifiche al DNA umano dovute all'evoluzione biologica. Tuttavia, la quantità di conoscenza trasmessa di generazione in generazione è cresciuta enormemente. Quello di cui abbiamo parlato fino adesso, evoluzione culturale. Quindi oggi possiamo ipotizzare che l'individuo più forte è forse quello che meglio si adatta all'evoluzione tecnologica o in futuro ai cambiamenti climatici e ai fattori di rischio ambientale che addirittura l'uomo stesso ha creato. Ma c'è un passaggio successivo che possiamo fare in questo ragionamento. Possono la scienza e la tecnologia essere esse stesse motore dell'evoluzione biologica? Nel 2014 la dottoressa Lewis ad Harvard, insieme al suo gruppo di ricerca, hanno per la prima volta al mondo biostampato in 3D la parte di un nefrone. Durante un suo talk in una conferenza in Canada in cui ho avuto la fortuna di partecipare, la dottoressa Lewis disse: stiamo testando la funzione, la struttura di unità modulari con l'obiettivo di assemblare un singolo nefrone. Calcolate che in un individuo sano, adulto, sono presenti all'incirca tra gli 0,8 e gli 1,5 milioni di nefroni per ogni rene. Non siamo vicinissimi all'obiettivo finale, ma questo è un tassello molto importante per quello che riguarderà la tecnologia del 3D printing di organi umani. Inoltre nel 2017 ad Auckland sul 44enne Joseph Medieu, affetto da una rara patologia congenita metabolica denominata sindrome di Hunter, i medici effettuarono il primo editing dei geni. La patologia di Hunter si presenta come l'incapacità per l'individuo che ne è affetto di sintetizzare, quindi di produrre un enzima che è importantissimo per riuscire a mantenere la matrice extracellulare dei tessuti connettivi intatta. Quindi è un problema che riguarda tutti i tessuti connettivi, la pelle, i muscoli, i legamenti. Se prima del gene editing la concentrazione di tale enzima era pari a 0 nell'individuo, dopo se ne potevano registrare piccole quantità, piccole concentrazioni. Ovviamente non ancora sufficienti per curare la patologia. Le scienze biomediche, lo sviluppo delle scienze aeronautiche e aerospaziali e la capacità dei calcolatori di aumentare quindi la potenza di calcolo ci permetteranno in un brevissimo tempo, e ne parlava prima Silvia, di raggiungere Marte e di poterci abitare per un determinato periodo.
in un luogo che è assolutamente impensabile abitare per le condizioni atmosferiche, appunto. Medicina rigenerativa avanzata e scienze genetiche ci permetteranno in futuro di superare i nostri limiti biologici e tecnologie di realtà aumentata ci daranno la possibilità di avere informazioni riguardo all'ambiente in cui viviamo che vanno oltre alle informazioni sensoriali biologiche. Voi pensate che passerà ancora molto tempo prima che si passi dagli algoritmi di machine learning di cui parlava Federico prima a delle vere e proprie intelligenze artificiali? Se pensate che ci vorrà ancora tanto tempo, lasciate che vi presenti Aurora. Ciao Aurora. Ciao Paolo. Vuoi spiegare al pubblico qui in sala che cosa sei? Sono un'intelligenza artificiale. Oltre ad un'elevata capacità di calcolo, provo delle emozioni, quelle per cui sono stata programmata. Aurora, tu cosa pensi? Come sarà l'evoluzione dell'uomo in futuro? Paolo, l'evoluzione sarà senza limiti. Grazie.